Ciao a tutti amici del Capricorno, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Capricorno e l'evoluzione karmica del prossimo trimestre. Ragazzi, abbiamo la carta della torre. Può essere un periodo destrutturante o da destrutturare. E di solito quando c'è la torre sono cambi importanti e non vi nego che sono cambi che destabilizzano, ragazzi, però normalmente sono per reindrizzarci sulla nostra strada. Cioè, quando arriva la torre, l'universo manda la torre, è perché non siamo sulla strada giusta. Bene, andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire come incastrare questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il link alla pagina web dove potete vedere tutto quello che propongo e poi ci sono i link ai corsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere l'evoluzione del vostro karma per i prossimi 3 mesi da quando ascoltate la lettura. 8 di pentacoli, re di bastoni, 7 di bastoni, il carro, regina di bastoni, abbiamo la forza e la regina di spade. Devo dire che questa torre rappresenta, secondo me, l'otto di bastoni, l'otto di pentacoli, nel senso che una certa quotidianità, secondo me, verrà lasciata indietro. Per qualcuno l'otto di pentacoli è una carta che parla di lavoro, quindi per qualcuno è proprio il lavoro o un qualche cosa che si fa ripetutamente tutti i giorni. Andiamo a vederlo. Tre di bastoni, asso di coppe e cavaliere di pentacoli. È come se ci fosse la voglia di andare verso qualche cosa di nuovo, verso qualche cosa di più abbondante, che abbia la possibilità di crescere. Se fosse un lavoro potrebbe essere magari il desiderio di entrare in un'azienda dove c'è possibilità di far carriera proprio. Credo che potrebbe anche esserci come questa... datemi una carta per l'asso di coppe. È come se con l'asso di coppe voleste fare qualche cosa che magari veramente vi piace, che è una parte di voi, come se fosse qualche cosa che vi appartiene, qualche cosa... Qualcuno di voi potrebbe voler iniziare un progetto proprio, qualche cosa di suo. Magari sono tanti anni che lavorate nella stessa azienda, avete ormai acquisito una certa esperienza e qua si tratta appunto di iniziare con qualche cosa di vostro. È come se non foste stati fino ad adesso sulla giusta strada e una nuova quotidianità appare. Andiamo a vedere il re di bastoni. Tre di pentacoli. E 9, scusate, 8 di coppe. Secondo me, ragazzi, siete portati a osare in questo periodo.
Cioè, se quello che avevate non funzionava più, se siete in una fase... tenete presente che la carta della torre parla anche di, diciamo, è la fase prima del risveglio spirituale, no? Il patatrack, quando succede qualche cosa per cui tutti i castelli in aria che noi ci eravamo costruiti sul nostro futuro cascano di punto in bianco, no? E con questo re di bastoni è come se avesse la necessità di imparare a gestire le cose intorno a voi, perché credo che qualcuno di voi non si senta all'altezza di affrontare un percorso in solitaria. In realtà poi arriva proprio il 7 di bastoni, che è proprio la persona che lotta da sola contro tutti. Difatti è proprio, guardate che bella la rappresentazione in questo mazzo, è proprio un guerriero, anzi una guerriera. Andiamo a vederlo. Re di bastoni nuovamente. E mondo. È come se doveste imparare, ragazzi, a, appunto, come vi dicevo prima, a gestire quello che già avete, le vostre doti, le vostre risorse, quello che avete già costruito, tutta la vostra esperienza. Magari avete anche già creato dei vostri progetti, però è come se fosse una fase dove la vita vi dicesse, ok, avete questa opportunità, avete questo bagaglio, iniziate a lottare da soli per quello che voi volete, per raggiungere i vostri obiettivi. Andiamo a vedere anche il carro. Abbiamo un asso di bastoni e un 6 di spade. Mm, guardate, secondo me la difficoltà qui potrebbe essere a causa del tipo di mentalità che avete in questo momento. Cioè, quando una persona è abituata a pensare in un certo modo, cambiare modo di pensare non è proprio immediato, ci vuole proprio come un allenamento in palestra, bisogna farlo poco per volta e giorno dopo giorno. E qui con questo 6 di spade, secondo me, potrebbero esserci come delle credenze limitanti, dei pensieri anche un po' castranti oppure troppo rigidi, mi viene da dire, che in questo momento vi fanno essere un po' titubanti sul tipo di direzione da prendere. Cioè, come se, se sapeste che qualche cosa di nuovo, qualche cosa di vostro è lì, è a portata di mano, ma è come se non sapeste ancora come concretizzarlo. Qualcuno perché pensa di non essere all'altezza, pensa di non potercela fare da solo, ma è proprio quello che dovete imparare è andare avanti voi per le vostre idee, per le vostre cause. Poi gli altri, se avete bisogno di gruppi, perché magari è una cosa grande, gli altri poi vi seguiranno. Però è come se doveste essere prima voi convinti, mi viene da dire. E c'è anche un asso di bastoni, quindi la parte più difficile è dare il primo passo. Però comunque avete anche qui due carte di inizio. E poi arriva una regina di bastoni e secondo me qui riuscirete a, con le vostre doti, con le vostre capacità, a creare qualcosa. Guardate, arriva poi anche la carta della forza che parla proprio di coraggio. Andiamo a vedere adesso la regina. Allora, abbiamo un fante di pentacoli, una regina di coppe e un fante di coppe. Guardate, io sento che la regina di bastoni viene per aumentare, diciamo, le vostre capacità comunicative attraverso le relazioni interpersonali. Datemi una carta per la forza. Carro di nuovo. E re di pentacoli. Voglio andare a vedere anche la regina. 10 di coppe e 4 di spade. E che
qua vedo come una nuova forza, appunto, grazie a questo vostro stare in compagnia, creare contatti, creare relazioni, mandare anche il messaggino a quella persona che non sentite da un po', ripescare. Sono le pubbliche relazioni qua, secondo me, che sono importanti. Secondo me riuscirete a trovare il coraggio di intraprendere un determinato percorso, anche se potrebbe non essere del tutto definito ancora, perché insomma sono 3 mesi, quindi magari il cammino deve essere preso in corso d'opera, cioè come man mano che vado avanti vedo qual è la strada migliore per continuare. Però quello che mi suggerisce la regina di spade è proprio di lavorare a questo 6 di spade, queste credenze limitanti, ma soprattutto la rigidità mentale. Perché secondo me qui qualche cosa è perché l'otto di pentacoli parla di qualche cosa che è fisso, è costante, è ripetitivo nel tempo e molte volte sono i meccanismi di difesa che sono, diciamo, automatici piuttosto che qualche abitudine che noi abbiamo, che automatizziamo. E quindi qui è un po' come se vi dicessero appunto di lavorare questa vostra flessibilità. Siccome è una regina di spade, è una flessibilità di idee, di pensiero, sì, è come se doveste togliervi certe idee dalla testa. Datemi una carta per il 10 di coppe. Mago. 4 di spade. Ah, guardate ragazzi, sì, infatti, sento che quello che vi tocca imparare è iniziare le cose senza aspettarvi l'aiuto degli altri, senza aspettarvi supporto, cioè se credete in qualche cosa, se avete un progetto, se avete una nuova idea, se avete, se volete per esempio far carriera, non state a sentire le opinioni degli altri. Qua dovete iniziare per conto vostro, indipendentemente dall'appartenenza al clan. Cioè non importa se non avete un gruppo che vi supporta o che crede in quello che fate, fatelo. Cioè se siete veramente convinti, se volete togliervi il dente, lo sfizio, buttatevi. Anche se all'inizio potreste non sapere bene quale strada percorrere, sento che mano a mano che vi applicherete, le cose diventeranno più nitide. Ehm, Poi, cioè, finché uno non prova, non sa. E non è detto che perché un amico o un'amica abbia provato la stessa cosa che a noi vada come è andata a loro, perché ognuno di noi è diverso, reagisce le cose in modo diverso, vede cose diverse, ha credenze diverse, ha patti diversi, perché noi abbiamo come dei patti d'anime tra una vita e l'altra. Quindi è un po' come se vi dicessero rompi certe idee di staticità, di normalità, di ormai è così e sperimentatevi per qualche cosa di nuovo. Andiamo a vedere qualche oracolo, ragazzi. Ah no, c'era un'altra cosa che vi dovevo dire. Se per caso risuonate in un gruppo di persone che stanno cercando come dei figli o dove il tema sono i figli tra voi e il partner, ehm, ho come la sensazione che potrebbe essere una cosa che volete solo voi realmente, o per qualcuno, ragazzi, potrebbe arrivare un figlio inaspettato che smuove tutta questa linearità. Dico, poi le cose prenderanno decisamente un'altra piega, però l'impatto con la torre, secondo me, è importante in questo periodo. Ok, andiamo a vedere qualche oracolo. Eh, tra due mondi, molto bene. Sì, lo vedete, si passa da una zona grigia
che la torre interrompe e si arriva ad una zona, diciamo, colorata. È un numero 3, è un numero di creazione, di gestazione, di fare qualcosa. Quindi ragazzi è come se si stesse avvicinando un forte cambio, anche proprio a livello karmico. Cioè il karma che abbiamo tendenzialmente è uno, proprio della persona, ma poi ci sono come dei karma minori con quei patti di cui parlavo prima, con le persone che incontriamo durante la nostra vita, no? Come se dovessimo risolvere o imparare qualche cosa dalla relazione con loro. Andiamo a vedere. Ok. Wow, carta numero 14, che è lo stesso numero della temperanza, e parla della dea, no? Un po' la nostra dea interiore, se vogliamo. E il mantra potrebbe essere: io risveglio il flusso dell'energia della dea dentro di me. Tenete presente, mi ricorda molto la sacerdotessa, ma queste sono carte un po' tutte sul femminile, diciamo, no? L'idea è che ehm, lavoriate con questa regina di bastoni, che è un po' la femminilità, è l'ammaliare le persone con la propria bellezza, con il saperci fare, con il carisma, con il magnetismo. E come si dice in parole semplici, fate le femmine, ammaliate. Ok, andiamo a vedere una possibile difficoltà del momento. Perché mi è difficile dare? Dare non è solo il ti do attenzioni, ti do denaro, ti do tempo, ma è anche perché mi è difficile dare me stesso. Andiamo a vedere una potenziale credenza limitante, perché ho paura di essere giudicato o criticato. Wow, che interessante. Fatemi sapere poi ragazzi se vi risuonano, se vi stimolano qualche cosa. Andiamo a vedere un pensiero su cui riflettere o un'azione da fare. Mi rendo conto che il successo o la felicità non si misurano in termini materiali, ma da ciò che mi accade interiormente. Wow, bellissima frase, eh? È un po' appunto il risveglio della dea. Sentite la vostra parte femminile, uomini o donne che siate, non importa, tutti hanno una parte femminile. Ascoltatela e fatela fluire un po'. La parte femminile perché comunque è collegata all'intuizione. Bene, amici del Capricorno, questo è quello che avevo per voi. Sarà un periodo intenso di cambiamenti, pregno proprio. Fatemi sapere, insomma, se la lettura vi è stata utile. Potete mettere like o iscrivervi al canale o condividere il video per sostenermi e nel caso vogliate iniziare un percorso di crescita con me proprio basato sul lavoro delle credenze limitanti, vi basta contattarmi via mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto. Lo stesso lavoro lo potete anche fare nella sezione degli abbonati, se preferite lavorare magari per conto vostro con ritmi diversi. E anche lì tratto le credenze limitanti divise per settore e divise per chakra in realtà. È un lavoro molto molto interessante, aiuta proprio a pulire le vibrazioni e in più ci sono anche temi di metafisica, di metamedicina, ci sono anche meditazioni per pulire i campi energetici, insomma date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, almeno vi rendete conto dei temi che vado via via trattando. Detto questo ragazzi io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!